Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Ci tenevo oggi a ritornare a fare quattro chiacchiere con voi dopo la pesantissima sconfitta di ieri, sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray Istanbul. È chiaro che adesso il nostro cammino in Champions League è compromesso, però come sapete bene nella storia del calcio, ed è anche bello di questo sport, le rimonte sono sempre possibili. È chiaro che in questo momento la Juventus ha delle difficoltà fisiche, avrà degli squalificati e soprattutto ci sono degli infortuni che comunque stanno anche limitando quello che in realtà può escogitare Spalletti, però credo che sia sempre importante cercare anche di ragionare a bocce ferme, a mente fredda, perché ieri ho visto un po' troppe persone che sono state estremamente negative per quanto riguarda la Juventus e anche quello fatto finora, e credo che sarebbe un errore comunque buttare tutto al vento, perché Spalletti di cose buone ne ha fatte, però parliamoci chiaro, alla Juventus oltre che alcune prime linee mancano completamente le seconde linee. Poi, come avete visto, nel calcio nulla è scontato, anche oggi l'Inter perde 3-1 nel gelo di Bodo e compromette anch'essa la qualificazione per gli ottavi di finale. C'era anche una partita che ci interessava di diritto, perché c'era il derby lombardo tra Milan e Como, derby finito 1-1. È chiaro che ci saranno un po' di polemiche, perché se nella partita tra Inter e Juventus secondo giallo a Kalulu era già in mano di La Penna, si è visto bene come nella situazione di Salamakers, in realtà, che secondo me meritava un secondo giallo, invece un arbitro più esperto ha deciso di non andare a rovinare gli ultimi 10 minuti della partita. Qui potremmo discutere se questa è una decisione giusta o sbagliata, però come vedete ci sono sempre 2 metri e 2 misure, e questo è un po' il problema di questi ultimi giorni, ma in realtà del calcio in generale. Degli ultimi giorni sono venuti un po' più a raffiorare, semplicemente perché era un qualcosa che è successo, una partita importante come il derby d'Italia, ma queste cose si vedono un po' sempre. Io vorrei ancora ripetere che in realtà tanta frustrazione sul mio canale, perché io parlo per me e non per gli altri, non è tanto il discorso di bastoni e della simulazione, perché quello esiste nel calcio e c'è ogni domenica più volte in ogni squadra. Io credo che il problema sia che quando poi ci si trova in una situazione del genere, e sei comunque un calciatore della nazionale che ha un certo tipo anche di peso mediatico, bisogna semplicemente prendere la possibilità, e secondo me non è neanche un errore più che altro di bastoni, più di Chievo e della società Inter, semplicemente di dare una mano alla crescita del calcio e l'onestà in alcune situazioni come questa, che non vuol dire andare a estremizzare e poi va condannato tutto il resto, cioè chi va poi a insultare bastoni sui social eccetera. Questo è proprio la pochezza dell'essere umano, che purtroppo come al solito si rivela quello che è. Ma in realtà dico, c'era l'opportunità per andare di fronte alle telecamere e migliorare questo sport e migliorare semplicemente quello che è il sistema calcio. Poi che non si voglia fare, io non capisco il perché, sinceramente, da tifoso, me lo spiegherete voi, lasciatemi un commento qua sotto. Comunque vi ripeto, questa partita ci interessava perché questo pareggio per 1-1, partita in realtà molto combattuta, un primo tempo un po' più di scacchi, dove secondo me il Como comunque ha fatto un po' di più, poi nella ripresa il Como è calato, in realtà il Milan ha alzato un po' il ritmo, e in generale, anche se dovessimo perdere, e speriamo sinceramente di no, però la partita contro il Como in questo weekend, rimarremo comunque al quinto posto, aspettando di vedere cosa potrebbe fare la Roma. Però è chiaro che è una partita che sarebbe importante vincere, ma sappiamo bene che la Juventus è un po' in difficoltà. Prima di iniziare vi ricordo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi lasciate un commento o mi piace, sono curioso di sapere le vostre opinioni, e poi ci tengo un po' ad avere anche qualche scambio, perché come vi ripeto io vivo negli Stati Uniti, quindi il mondo del calcio italiano ogni tanto è un po' distante, anche se come vedete lo seguo sempre. Comunque credo che ci siano un po' di cose da dire. La prima, che non bisogna, dopo quello che è successo ieri a Istanbul, gettare alle ortiche una stagione intera. Lo ripeto, si sapeva che il mese di febbraio sarebbe stato un mese difficile e decisivo per la Juventus, siamo usciti dalla Coppa Italia, siamo un po' in difficoltà in campionato e chiaramente abbiamo compromesso la Champions League. Se uno la guardasse così ci sarebbe un po' da mettersi a piangere, ma in realtà quello che è stato costruito da Spalletti non può essere distrutto nel giro di 3 partite, e credo che questo sia il problema del calcio odierno, cioè si tende comunque a osannare calciatori per le loro prestazioni, tecnici e squadre dopo un paio di partite fatte bene, e poi quando arrivano un paio di partite fatte male si tende un po' a perdere completamente quello che è il senso della ragione. La Juventus ha dimostrato una cosa che si sapeva già fin dall'inizio: prima di tutto Spalletti era stato in grado di far overperformare alcuni calciatori, e questo è quello che un tecnico di livello e di qualità dovrebbe fare. Dall'altro canto si era capito perfettamente che la fiducia
dopo soprattutto alcune prestazioni mediocri per essere generosi, di alcuni interpreti come quella di Openda, si era capito che questo calciatore sarebbe uscito dalle gerarchie. E le seconde linee della Juventus, se già nelle prime linee abbiamo 2-3 calciatori che secondo me non sono all'altezza di un calcio a livello europeo, ma anche forse in Italia per giocare una squadra come la Juventus titolare, credo che le seconde linee abbiano dimostrato in più occasioni in questa stagione di non essere all'altezza. Con una squadra di questa tipologia, con una squadra che soprattutto viene presa da Spalletti in corsa, non ci si possono aspettare miracoli. Quello che ci si può aspettare è un filotto molto positivo, soprattutto con tante squadre che occupano la parte destra della classifica, dove comunque la Juventus storicamente negli ultimi anni faceva fatica e Spalletti in quel senso secondo me ha fatto un lavoro strepitoso. E dopo è chiaro che negli scontri diretti, vuoi anche per episodi, vuoi per una serie di situazioni, ci possono essere delle difficoltà. Il problema adesso della Juventus arriva perché sono state fatte delle scelte durante il mercato invernale, come ad esempio andare a vendere Rugani, andare a fare un certo tipo di mosse, e dove purtroppo adesso con l'infortunio di Holm, poi l'espulsione di Cabal, poi la diffida di Cambiasso, ti troverai con una difesa completamente da reinventare per il ritorno in Turchia, e prima ancora di quello arriva la partita contro il Como, ed è chiaro che contro il Como avrà un problema dal punto di vista dei centrali, perché Bremer, nonostante le notizie di oggi ci dicono che non ci sia una lesione però non vuol dire che Bremer sarà disponibile contro il Como, anche perché ci aspettano Galatasaray e Roma, e credo che forse sarebbe più probabile vedere il calciatore brasiliano ritornare contro i giallorossi e cercare di preservarlo, perché si potrebbe andare a rischiare di avere un infortunio molto più importante in caso si mettesse il calciatore a disposizione di Spalletti già dalla partita contro il Como. Aggiungo anche che purtroppo per quanto riguarda i centrali, in questo momento gli unici due che puoi mettere, ce ne sono tre, cioè Gatti, Kelly e Kalulu, però viste le assenze per l'appunto di soprattutto in Champions League di entrambi Cabale e Cambiasso, e in campionato comunque ti trovi in una situazione dove Kalulu non ce l'hai, insomma Kelly dovrà giocare centrale con Gatti, altre opzioni non ne hai, forse sì, puoi utilizzare Cobb Miners senza dubbio, però siamo in una situazione dove anche a centrocampo c'è bisogno, perché il Thuram visto ieri che comunque non è stato utilizzato nella partita contro l'Inter perché in sofferenza, mi sembra che sia un Thuram che non può dare delle garanzie dal punto di vista fisico. Allora vi ripeto, purtroppo questa situazione fisica, ma ci possiamo aggiungere anche il Diz, chiaramente David che non è stato convocato nemmeno nella partita contro il Galatasaray d'andata, ci sono dei problemi fisici che stanno capitando in un momento della stagione dove chiaramente sarebbe meglio evitare problemi fisici, non è che lo fanno apposta. Questo capita, è una normale situazione, visto che comunque in quest'anno la Juventus era stata, non voglio dire fortunata dopo l'annata scorsa, perché credo che un po' sui bilanci, però capita un po' a tutti. È chiaro che siamo in difficoltà perché ci si aspetta un cambiamento da parte di Spalletti, però i giocatori sono questi. Ci sono calciatori come Miretti che possono fare bene una partita sì, scusate, 3 no, e quindi non danno sicurezza. In questo momento Spalletti, in un momento cruciale della stagione, dovrebbe potersi affidare ai suoi fedelissimi. Fedelissimi in questa squadra ne ha veramente pochi. Possiamo contare sulle dita di una mano, sono i vari Lucatelli, che nonostante la prestazione un po' in difficoltà ieri ha dimostrato più di una volta di essere il giocatore su cui poter contare, perché quantomeno la grinta Lucatelli non la toglie mai. Il Diz, a me, che è uno di quelli su cui possiamo contare, è chiaro che non stia bene, ve lo ripeto ancora una volta, si vede. E allora ci troviamo in questa situazione dove da tifoso ci viene un po' da alzare, diciamo, le mani per aria e dire insomma questa stagione è un'altra stagione fallimentare. In realtà questa stagione è ancora importantissima, perché il non qualificarsi alla Champions League metterebbe un po', non voglio dire la pietra tombale, ma metterebbe chiaramente i bastoni fra le ruote in questo momento in cui c'è l'ennesima ricostruzione da parte di una squadra, e le decisioni della Juventus in estate devono essere estreme. Cioè adesso io sento parlare di tifosi che chiamano a gran voce Dusan Vlahovic, ma Dusan Vlahovic lo vogliamo perché non ce l'abbiamo, e questa è un po' la realtà del tifoso di calcio, che si lamenta quando non ha qualcuno, quando ce l'ha poi non lo vorrebbe, e finisce così. Io credo che sarebbe comunque importante distanziarsi da Dusan Vlahovic, e credo che la cosa fondamentale sarebbe cercare di acquistare un calciatore di livello europeo in ogni singolo reparto.
l'attacco, il centrocampo e la difesa. Solo così si può cercare di migliorare la qualità di quelli che abbiamo, anche perché bisogna essere onesti, non mi aspetto una Juventus che sia in grado di spendere 200 milioni, 250 milioni di euro in estate. Bisogna anche capire quali sono le situazioni, c'è ancora l'obiettivo pareggio di bilancio 2027 e credo che, chiaramente, ripeto, una non qualificazione in Champions League metterebbe un po' una pietra tombale sul mercato estivo della Juventus, nonostante poi una possibile, ancora una volta, anche se si è capito nell'ultimo periodo che il Can, più che altro per motivi non tanto economici, ma proprio di risollevare questa società, continuare a fare continuare a mettere nuovo capitale o rifinanziare, non credo che sia una cosa, e a lungo termine un qualcosa che una società dovrebbe continuare a fare. Comunque ragazzi, io vi chiedo anche le vostre opinioni, perché vi ripeto, non si può essere comunque sempre in questa altanina di emozioni dove due partite si fanno bene allora andiamo alle stelle, due partite si fanno male si va alla gogna. Credo che quella con Galatasaray sia parte di un processo di crescita dove comunque si può anche capitare di incespicare, soprattutto quando si arriva senza energie mentali e fisiche, e credo che l'unico problema di Spalletti sia quello in questo momento, che ci sono poche opzioni, e quando ci sono poche opzioni si finisce per andare un po' in apnea, e quando si va un po' in apnea ed i giocatori se ne hanno pochi, purtroppo alla fine i risultati sono questi. Comunque ditemi la vostra opinione, ci aspetta un trittico importante tra Como, Galatasaray e Roma, e vorrei sapere anche un po' cosa ne pensate della situazione attuale della Juventus e se come tanti altri la vedete completamente nera. Mi raccomando ragazzi, sempre a forza Juve, ci sentiamo in questi giorni. Un bacio, ciao.